Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video. Grazie di cuore. La notte in cui i nomi di Kenyomen e Demet Özdemir sono ricomparsi insieme in un unico racconto ha scatenato un vortice che il mondo del gossip non dimenticherà facilmente. Si racconta che la serata, passata con un gruppetto di amici fidati in uno dei club più in voga di Istanbul fino alle prime luci dell'alba, sia sfuggita di mano per una serie di eventi imprevisti, chiudendosi in modo tutt'altro che sereno. Voci di corridoio trapelate dall'interno sostengono che il divertimento abbia oltrepassato il punto di non ritorno e che i piani iniziali siano andati in frantumi. Secondo alcuni presenti, Can Yaman e Demet Özdemir sono entrati nel locale con un'energia allegra e complice, un'intesa fatta di sorrisi e piccole intese all'orecchio. L'attenzione immediata che hanno catalizzato ha acceso il locale, richieste di selfie, sguardi insistenti, mormorii colmi di curiosità. Da subito l'aria era frizzante, e al loro tavolo, sin dalle ore piccole, si rideva di gusto, con brindisi misurati e racconti in libertà. Ma col passare dei minuti, man mano che le conversazioni si facevano più intense, l'atmosfera avrebbe cominciato a piegarsi verso una tensione sottile. Stando alle indiscrezioni, gli sguardi da alcuni tavoli vicini e i bisbigli ripetuti avrebbero aumentato a dismisura la pressione attorno a loro. È circolata la voce che, a un certo punto, Demet Özdemir abbia scambiato poche parole con un membro dello staff, riferendosi a una situazione che la metteva a disagio. Subito dopo, anche Kenyomen si sarebbe alzato, pronto a chiarire e a sostenere la compagna. Entrambi avrebbero provato a smorzare gli animi, ma si dice che, nonostante gli sforzi, si siano vissuti momenti carichi di nervosismo, con frasi pronunciate a voce un po' più alta del solito. C'è chi racconta che si sia tentato di tenere la questione sotto controllo prima che tutto degenerasse. Tuttavia, l'intervento di alcune persone presenti nella discussione avrebbe rotto l'equilibrio, trasformando la sala in un punto di attrito. Qualcuno ha visto spostare tavoli in fretta, altri ricordano il personale cercare di creare distanza, e infine la sicurezza intervenire in modo discreto ma deciso. Un cambio di scena improvviso che ha alterato il corso della nottata. In quei frangenti, dicono, l'espressione di Demet Özdemir appariva tesa, mentre Can Yaman, pur con lo sguardo vigile, cercava di placare i presenti e di sgonfiare la bolla. Quando le cose sono sembrate calmarsi, è giunta la decisione più inattesa: chiudere lì la serata e uscire dal locale separatamente, confondendosi rapidamente tra la gente che ancora affollava l'ingresso. Fuori, i paparazzi attendevano. Nessuna risposta alle domande, solo silenzio e passi svelti dentro portiere che si richiudevano. Quella scelta, notata e commentata, ha pesato. Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno non nell'immediato, lasciando che le congetture prendessero la corsia di sorpasso sui social. Le notizie di un finale agitato hanno invaso in fretta le storie e le bacheche, alimentando domande su cosa fosse realmente accaduto, su come Can e Demet avessero vissuto quei minuti sospesi. Nei giorni a venire, ci si aspetta di capire se i due decideranno di parlare, chiarire retroscena e smentire o confermare quanto si è sussurrato. Per ora, l'unica certezza è che quella notte continuerà a far discutere a lungo. Le ripercussioni sono diventate più rumorose dietro le quinte, nelle ore in cui i neon cedono il passo al primo chiarore. Stando a dettagli che sarebbero filtrati dal personale, la tensione non si sarebbe limitata a un botta e risposta breve. Il coinvolgimento di alcuni ospiti avrebbe reso la gestione del momento complicata. Si mormora che, quando le luci si sono abbassate e la musica si è interrotta per un attimo, l'attenzione si sia concentrata su un unico punto: il tavolo di Can Yaman e Demet Özdemir, divenuto epicentro di un brusio febbrile. A detta di chi lavora nel locale, la direzione si sarebbe mossa con prontezza per prevenire qualsiasi escalation ulteriore, con segnali tra camerieri e addetti alla sicurezza che hanno fatto comprendere la gravità della situazione. Un altro dettaglio di cui si parla nei retroscena riguarda lo stato d'animo di Demet: ci sarebbe rimasta molto male. Per chi le è vicino, non sarebbe stata solo la frizione del momento, ma la sensazione di essere osservata mentre la sua vita privata veniva riportata in primo piano, nuda e vulnerabile,
proprio quando sembrava che il tempo avesse rimesso distanza e calma. Khan, dal canto suo, avrebbe tentato di consolarla, di fare da intermediario, scegliendo parole misurate per evitare che da un nervosismo controllato si passasse a un malinteso irreparabile. Qualcuno parla di scambi accesi ma tenuti in equilibrio, come se entrambi avessero capito che il confine tra chiarimento e fraintendimento era a un passo. Ancora più curioso ciò che sarebbe accaduto dopo l'uscita. Si dice che Dimet Özdemir abbia lasciato il club in fretta con un'amica di vecchia data, mentre che Njoman abbia indugiato all'esterno qualche minuto, fermandosi a parlare con lo staff con quella calma che usa quando vuole chiudere un capitolo senza strappi. La sua espressione tesa non è finita negli scatti delle macchine fotografiche, complice l'angolo buio vicino ai taxi, ma chi era lì l'avrebbe percepita chiaramente. La scelta di andare via su auto diverse ha subito scatenato il topos preferito dei commentatori. Crisi? Addio? O solo prudenza? Intanto sulle piattaforme è rimbalzato di tutto. Commenti come "il locale è impazzito", "finale drammatico", "momenti di alta tensione" hanno conquistato i trend, spaccando in due il pubblico. C'era chi sosteneva si fosse montata la storia oltre il dovuto, e chi, invece, assicurava che fosse successo molto di più di quanto trapelato. L'atteggiamento di Dimet, che ha preferito non dire nulla, non ha fatto che aumentare la curiosità. Dopo quella nottata, i racconti sotterranei hanno cominciato a farsi più precisi. Pare che alcuni volti noti presenti al locale abbiano scelto di restare a distanza, osservando e lasciando fare ai professionisti del posto. Altri, più intraprendenti, avrebbero provato a riportare serenità con parole calme. In particolare, torna spesso in certe chiacchiere il momento in cui Dimet Özdemir si sarebbe allontanata per pochi minuti verso l'uscita secondaria e Can Yaman l'avrebbe seguita per parlarle da soli. Nessuno sa cosa si siano detti, ma chi li ha incrociati giura che bastava guardare gli occhi per capire che quel confronto, pur breve, pesava più di 1000 discorsi. Da allora, raccontano, entrambi sarebbero stati molto attenti con la loro cerchia ristretta, chiedendo discrezione e, soprattutto, evitando ogni commento. C'è chi sostiene che Dimet abbia cancellato un paio di incontri fissati per il giorno successivo, preferendo restare in silenzio, e che Khan, durante una pausa dal set, sia apparso insolitamente distratto, come se i pensieri corressero altrove. Sono dettagli che, per molti, dimostrano che l'impatto della serata non si è concluso all'uscita del locale, ma ha continuato a riverberare nelle ore e nei giorni seguenti. Dal versante del club, le voci che filtrano suonano ancora più nette. Non sarebbe stata una semplice discussione da nulla. Si parla di nuove misure interne per evitare episodi simili, e di un report dettagliato richiesto a tutti i dipendenti presenti, quasi come se la direzione volesse cristallizzare ogni passo in una cronaca puntuale. Un fatto non comune nella storia di quel posto, assicurano. Pur senza comunicati ufficiali, i racconti che corrono di bocca in bocca danno la misura di una serata fuori dall'ordinario. Nel frattempo, intorno a Can Yaman e Dimet Özdemir è calato un silenzio che fa rumore. Nessun post, nessuna foto insieme, nessun commento. Anche le apparizioni in città sono state rare e slegate, sufficiente per alimentare il chiacchiericcio. Nel regno del pettegolezzo, la domanda è rimbalzata ovunque: è la quiete prima della tempesta? O una scelta consapevole di schermarsi, per lasciare che l'eco svanisca da sola? I fan scrutano ogni indizio: un like mancato, una storia cancellata, un'uscita senza anello, un'ombra di stanchezza. Briciole che, messe in fila, sembrano disegnare mappe che forse non esistono. Eppure, è proprio in questi interstizi che l'immaginazione riempie i vuoti. In molti ricordano che, nella loro storia, Khan e Dimet sono sempre stati abili nel difendere ciò che era davvero loro, separando l'immagine pubblica dal cuore delle cose. Qualcuno scommette che stiano scegliendo la distanza per ritrovare parole vere, altri pensano che il destino li abbia spinti di nuovo uno accanto all'altra, nel bene e nel difficile, come se la città intera fosse testimone mutevole delle loro traiettorie. Quello che resta, adesso, è un'attesa elettrica. Forse parleranno. Forse lasceranno che il tempo sia la risposta. Forse torneranno insieme davanti a un obiettivo solo quando avranno deciso che nulla potrà distorcere ciò che diranno. O forse no.
In ogni caso, quella notte al club, iniziata sotto il segno della leggerezza e finita in un mosaico di voci, gesti trattenuti e uscite separate, rimarrà una delle storie che Istanbul racconterà ancora a lungo, nei salotti e nelle chat, sulle terrazze dove il Bosforo respira e nei vicoli dove la musica non smette mai del tutto. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e di condividere il video. A presto!